La nostra avventura non comincia da qui, perché questo è solamente il momento in cui mi cade il drone. Ma per capire questa storia, meglio fare un passo indietro. Tutto inizia così, con un volo per l'Indonesia prenotato un mese prima di partire, tappa principale Sulawesi. L'itinerario non è stato semplice, ore e ore passate online fra mappe, contatti diretti indonesiani trovati sul momento e vlog. Partenza da Milano, volo per Abu Dhabi, scalo, volo per Giacarta. Dopo 24 ore totali atterriamo nella capitale indonesiana. L'odore del sud-est asiatico ogni volta mi ricorda che sono libero, una libertà diversa dalla nostra, più potente. Travolti dal traffico e dal caos, un po' incauti abbiamo prenotato un hotel in una zona periferica, forse anche un po' pericolosa. Giacarta è stata solo un respiro affannoso, una notte, il tempo di chiudere gli occhi ancora storditi dai voli e ripartire. Taxi e di nuovo aeroporto. E via, altri 2 voli, il primo con scalo a Makassar, capitale del Sulawesi, poi di nuovo un altro per Lubuk. Atterriamo con un aereo di linea in un piazzale, l'aeroporto è senza pista. Avevamo letto che il Sulawesi è difficile, che le strade sono lunghe, che i turisti si contano sulle dita, era tutto vero. Ci siamo chiesti più e più volte se tutto lo stress per arrivare a Bangai valesse davvero la pena. Eravamo distrutti. Dopo un altro taxi e dopo aver cambiato i soldi nella moneta locale con diverse difficoltà, prendiamo un traghetto di 8 ore. Iniziamo a capire che il comfort non avrebbe fatto parte di questa zona del mondo. Sul traghetto dormiamo qualche ora per terra insieme ai local, siamo sfiniti. In totale per arrivare nella prima vera destinazione ci stavamo mettendo 2 giorni e mezzo. Ci avevano detto che arrivare in Sulawesi è difficile, ma nessuno ci aveva detto che alla fine di quella fatica avremmo trovato questo. Luke Panenteng, Bangai. Nel mondo uno dei luoghi più belli che abbia mai visto. Non esistono hotel, ma solo famiglie che ospitano i viaggiatori e noi ci siamo fermati da Happy. Ed è qui che inizia ufficialmente il nostro viaggio. Andiamo a piedi nel lago più assurdo del mondo, il più trasparente, quello dove la luce si incastra fra gli alberi e trasforma tutto in un set cinematografico, in un luogo indescrivibile a parole, Paisupok. Smettila, ma che ti vedo che mi stai facendo un video. Sempre in mattinata andiamo a visitare la famosa Poganda Beach. Dopo pranzo partiamo con la barchetta di Happy, siamo soli, in mezzo al paradiso, alla giungla, alle palme, al mondo. L'azzurro e il verde ci entrano negli occhi e scendono nel cuore.
Torniamo in homestay, cibo indonesiano e si chiacchiera con persone da altre parti del mondo. Il giorno dopo, appena svegli, facciamo colazione e usciamo in strada. Scegliamo di interagire con i local, amo farlo, solo così si scopre appieno un luogo e la sua cultura. Ci sorridiamo, ci salutiamo, ci parlo, li fotografo, li intervisto. Camminando vediamo poi che tutti si dirigono verso una direzione. Stanno andando in chiesa. Lukman Enteng è un raro villaggio a Bangai con religione cristiana. Appena arrivati davanti alla chiesa ci invitano ad entrare e questo è quello che vediamo. In 2 giorni eravamo già parte del villaggio, amici di tutti, inclusi nella loro vita e nelle loro tradizioni. Gli indonesiani sono fra i popoli più gentili sulla terra. Dopo aver cantato, ballato e ascoltato la messa in mezzo a sorrisi, pianti e felicità pura, mi sono offerto di scattare una foto. Gliel'ho stampata e mi hanno detto che la terranno appesa per sempre. Il viaggio era appena iniziato e dovevamo lasciare la nostra prima meta. E ci veniva già da piangere. Prima di andarcene, un altro ultimo bagno a Lukman Enteng. Se mi avessero detto che in 2 giorni avremmo vissuto tutte queste emozioni, mi sarei messo a ridere. Prendiamo lo scooter per tornare a prendere le valigie e lasciare un piccolo ricordo ad Happy. Happy! Oh my God. Thank you. Thank you so much.